la temperatura si sta avvicinando a quella in cui partirà la ventola. Quando si fa queste prove qui bisogna vedere se la temperatura tende a scendere. Se la temperatura tende a scendere, diciamo abbiamo fatto un buon lavoro anche come dissipazione. Buongiorno a tutti e benvenuti su The River Lab. Come vi avevo promesso, vi faccio vedere il progetto dell'alimentatore da 5 A da laboratorio, protetto contro i cortocircuiti. Ve l'avevo già accennato, nel video si farà il progetto completo, vi faccio vedere la realizzazione, lo schema elettrico, ve lo spiego e poi mano a mano le varie fasi della realizzazione. Sicché il video sarà un attimino lungo, comunque è diviso in capitoli, chi vuole può passare anche da un capitolo all'altro, anche se io vi consiglio di vederlo tutto. L'alimentatore è un 5 A, sicché è una buona potenza per uso da laboratorio e è un alimentatore che può fare da 1 volt e qualcosa fino anche a 30 volt. Nel mio caso mi sono limitato a 25-26 volt. Comunque vi spiegherò tutto lo schema elettrico. Sicché io direi intanto di partire proprio dallo schema elettrico, in maniera che entriamo nel vivo dell'argomento. Come al solito continuate a vedere questo video e vedete cosa vi combino. Allora, prima di passare allo schema elettrico, questo è il prototipo dell'alimentatore che ho fatto io. Ripeto, 5 A, può arrivare fino a 30 volt, il mio l'ho limitato a circa 25 volt per via del trasformatore che avevo. C'è una bella piastra di dissipazione che io ho messo sopra, voi potete metterla dietro, potete farlo come volete, più bello di questo, sono sicuro che lo farete più bello del mio. C'è una ventola interna che raffredda eventualmente la piastra di dissipazione se si superano i 55 gradi, 56 gradi. E poi che c'è? È termostatato ovviamente, e io vi faccio vedere il progetto completo. Partiamo subito, come avevo accennato, dallo schema elettrico, che è la cosa più importante. Prima di passare proprio allo schema che ho fatto io, vi do una spiegazione su come è nato questo schema, su quando è nato, da come è nato, perché mi sono accorto che per pubblicare video su YouTube bisognerebbe prima interpellare un ingegnere, poi un avvocato e poi magari anche uno psicologo per qualcuno che mette commenti. Comunque l'LM317 l'hanno fatto mi pare nel 1970, che sono tanti anni. Lo schema classico è questo. Questo è lo schema classico per regolazione di tensione dell'LM317. Quello che, come vedete, è qui sul database, sul datasheet della Texas Instrument. Questo qui ovviamente non può tirare fuori più di 1,5 ampere, che è quella che è la corrente che tira fuori l'LM317, poi va in protezione. Per aumentare la corrente di solito si usa questo schema qui che vi faccio vedere. Si usa questo schema qui. Per aumentare la corrente dell'LM317 di solito si mette, non guardate la sigla, questo è il primo schema che ho trovato in rete. Di solito si può mettere un transistor PNP montato in questa configurazione. Però la Texas Instrument, al posto di questo schema qui, ha anche un altro schema che ora vi faccio vedere, che è quello poi che ho usato io, dove abbiamo un PNP che comanda uno o più NPN in parallelo. È uno schema che io, scopiazzando ovviamente dal datasheet, che poi non è che ci scopiazzo io, i datasheet le pubblicano e poi uno attinge al datasheet. Accenno nel 90 o giù di lì, nel 92, 93, quello che sia, Nuova Elettronica ha fatto uno schema uguale praticamente a quello che vi propongo, che nulla altro è che alla fine lo schema della Texas. Ve lo dico perché per fare piacere a tutti quelli che sono amanti di Nuova Elettronica e che poi possono andare a leggere la rivista, che spiegherà sicuramente certe cose meglio di me, possono andare a vedere sulla rivista, mi pare che sia la 172-173, lo schema praticamente è uguale o simile a quello che ho fatto io
e che per fare lo stampato ho tratto spunto in maniera che avete una corrispondenza. Allora passo al discorso dello schema e ve lo spiego. Questa è la parte di alimentatore, diciamo di raddrizzatore non stabilizzato, che ovviamente ci vuole per forza. Io ho usato un trasformatore da 24 volt perché usando due transistor che poi vi faccio vedere è sufficiente un trasformatore diciamo da 24 volt per i miei scopi. Si può usare un trasformatore fino a 28 volt, non si deve superare la tensione di 28 volt perché poi fra il ponte di diodi, il livellamento del condensatore eccetera eccetera, la tensione che avete del trasformatore va moltiplicata per 1,41 e si rischia di andare al limite della tensione che regge l'LM317. Se volete potrebbe avere una presa centrale come questo che ho disegnato io, dove qui potrebbe essere o la metà della tensione diciamo di alimentazione, che in questo caso se questo è 24 volt qui ci potrebbero essere 12, con la presa intermedia a 16 volt sarebbe ideale, sicché io ho usato un trasformatore diciamo singolo a 24 volt perché ce l'avevo e mi andava bene così. Questo comunque è lo schema del completo se volete usare un trasformatore a presa diciamo centrale. Qui c'è una lampada spia che potrebbe essere al neon incorporata nell'interruttore, oppure potrete usare un LED poi messo fra qui e qui. Qui c'è il ponte di diodi, un condensatore di livellamento da 10.000 microfarad, ce n'è un altro più piccolo da 100.000 picofarad. Qui abbiamo il deviatore che può fare la funzione appunto di commutare la presa centrale del trasformatore. Siccome il circuito stampato che poi vi propongo è nato per diciamo per un alimentatore o lo tagliamo nel mezzo il circuito stampato e ci facciamo due alimentatori, oppure addirittura se uno ha bisogno, come nel caso che l'avevo fatto io, di due alimentatori con regolazioni diverse, può usare diciamo il circuito stampato lasciandolo intero così come lo trovate. Comunque qua è diciamo in dettaglio, e spero di spiegarmi bene, è in dettaglio il circuito diciamo, e ora vediamo se riesco a ingrandirlo ma che si veda. Eccolo qua. Qui c'è la classica regolazione dell'LM317 dove questa resistenza e questo potenziometro. Ora io nello schema ho messo questa resistenza da 1,8 kg, da 1 kg ohm e 8 o da 1,8 kg ohm sarebbe più corretta, e questo potenziometro da 2,2 kg ohm. Questo lo possiamo usare se usiamo il trasformatore diciamo con la presa centrale, in maniera che vedete qui c'è scritto interruttore S2B, nel senso uno, se questo interruttore qui è un interruttore doppio, se fa la commutazione perché ha un trasformatore a presa centrale che a lui gli torna bene perché ce l'ha e lo vuole usare, allora possiamo usare lo schema classico come è scritto qui, e quando si fa diciamo la commutazione si chiude questo punto qui quando abbiamo diciamo mettiamo 16 volt sul trasformatore, e questo qui si apre quando buttiamo fuori il 28 volt o il 24 diciamo del trasformatore. Io siccome avevo un trasformatore a 24 volt questa resistenza non l'ho messa, diciamo al posto di questa resistenza c'è un ponte come da schema classico, e questo potenziometro qui invece di essere da 2,2K è da 5K nella maniera classica dello schema della Texas, sicché questi morsetti non ci saranno, ma ci saranno solamente sullo schema pratico, sul circuito stampato che monto io, solamente i morsetti per il potenziometro e le altre cose. Ovviamente sullo stampato ho previsto anche questi altri due morsetti se uno le volesse usare. Comunque io questa resistenza e questo morsetto non li ho usato, e questo potenziometro, ripeto, è da 5000 ohm. Allora una cosa importante che me ne sono accorto proprio mentre montavo il video
sicché faccio questa piccola ripresa al volo. Allora, ricapitolando, se usiamo un trasformatore a presa centrale, la resistenza ci va e il potenziometro deve essere da 2,2K. Se invece usiamo un trasformatore come ho fatto io da 24 volt o anche da 28 volt, cioè a presa singola, a tensione singola, questa resistenza la togliamo, la ponticelliamo, non la togliamo e non ci mettiamo niente, se no non funziona, la ponticelliamo, non montiamo il morsettino, possiamo non montare la morsetterina che va, diciamo, alla parte del deviatore, e il potenziometro lo mettiamo da 5000 ohm. Una cosa che è anche importante, che io mi sono dimenticato di dirvela, è questo qui. Io ho indicato erroneamente, mentre parlavo dello schema, questo come potenziometro. È sbagliato, nel senso, il potenziometro va qui. Questo qui è un trimmer che io avevo previsto sullo stampato, perché chi volesse fare solo un alimentatore che poi regola la tensione e non lo muove più, può montare sullo stampato il trimmer al posto del potenziometro. Ma se uno monta il potenziometro perché vuol fare un alimentatore regolabile, questo trimmer non ci va. Il trimmer va solo se non si monta il potenziometro, perché vogliamo fare un circuito dove andiamo a regolare la tensione una volta per tutti con un trimmer multigiri, e questo è previsto sullo stampato, ma io mi sono sbagliato quando vi ho spiegato lo schema. Altra precisazione: questo è il circuito stampato. Con un circuito stampato così, lasciandolo intero, potete fare un alimentatore, per esempio, che abbia due uscite separate, una per dire che la volete regolare con il trimmer che si monta qui, o con il potenziometro che lo montate, diciamo, qua, e che ha magari un'uscita a una certa tensione, e quest'altro che ha un'uscita, diciamo, a un'altra tensione. Io l'avevo previsti così per usare i trimmer, per usare che sono uno qui e uno qui, in maniera che potevo avere con la stessa scheda due tensioni diverse, indipendenti, diciamo, l'una dall'altra, per mandare magari due circuiti. Mi faceva comodo in questa maniera qui. Chi vuole realizzare un solo alimentatore può praticamente tagliare la scheda in due, può realizzare o un alimentatore solo, oppure addirittura ne usa due. E il trimmer che vi dicevo, che va al posto del potenziometro, va in questo punto qui, sicché se montate il potenziometro qua, questo trimmer qui non va montato. Dopo lo vedete, diciamo, nel progetto, quando monto il circuito stampato. Comunque o ci va il potenziometro o ci va il trimmer, non tutti e due. Per la realizzazione dei circuiti stampati io mi servo da anni da PCBWay. Allora, questo video è sponsorizzato da PCBWay. È una ditta grande che io sono anni che mi ci servo e volevo proporvela, e penso che vi farà piacere. Mi sono sempre servito da loro per i miei circuiti stampati. Io li faccio solo a doppia faccia, ma fanno circuiti stampati fino a 5 facce. Hanno dei macchinari veramente all'avanguardia, sono velocissimi e il lavoro è veramente impeccabile. Non ho mai trovato nessun problema con PCBWay, sicché è una ditta che io vi consiglio veramente. È molto facile oltretutto ordinare, perché basta andare sul sito, potete avere anche direttamente il preventivo online. Offre anche un servizio di montaggio, e se avete molti circuiti stampati da assemblare lo possono fare direttamente loro per voi e darvi il prodotto finito. Che vi devo dire? Io mi sono sempre trovato bene e sono sicuro che anche voi con PCBWay vi troverete ottimamente. In questo circuito ho previsto, come vedrete anche sullo schema di Nova Elettronica, una protezione in corrente, e poi ve la spiego nel dettaglio.
Io ho usato un BD 139, non perché ci volesse il BD 139, andrebbe bene anche un transistor, diciamo, di potenza più bassa, tipo il BC, mi pare 337, che sia l'NPN. Però io avevo una cassettata di BD 139, ho usato quello. Qua andrà alla resistenza che determinerà la corrente massima a cui vogliamo fare intervenire il circuito. Qui ci è un altro piccolo condensatore di filtro che è montato sullo stampato, un altro condensatorino montato sullo stampato. Questo condensatore qui praticamente e questo condensatore qui devono essere il più vicino possibile appunto all'integrato, perché evitano che autoscilli, non si sa mai. Prima di spiegarvi la protezione in corrente, e ripeto, spero di spiegarmi bene, passiamo un attimino al discorso dei transistor finali. Allora, qui ci sono due transistor montati in parallelo. Questi transistor io qui ho messo dei tip 35, ma potrebbero essere un altro tipo di transistor di potenza anche in formato diverso. L'importante è che reggono la tensione giusta e la corrente, diciamo, giusta. Tip 35 ora costano poco, se ne trova tanti, comprateli ovviamente nei posti buoni, se no poi non reggono la corrente, vi si bruciano e pensate che non va di lo schema, invece sono i tip 35 magari comprati nel posto sbagliato. Quando montiamo due transistor in parallelo, siccome i transistor potrebbero avere un guadagno diverso, anzi sicuramente avranno un guadagno diverso, ci si interpone di solito una resistenza da 0,1 o da 0,22 ohm. Diciamo da 0,1 ohm se avessero il guadagno piuttosto simile, e se no di solito si interpone una resistenza da 0,22 ohm, diciamo almeno 5 watt, e viene messa questa resistenza in serie agli emettitori. Poi ci è quest'altra resistenza che va montata sempre sulla basetta, dopo vi faccio vedere lo schema pratico, perché va praticamente dall'uscita della resistenza, torna alle basi. Questo qui è un altro transistor di potenza, che qui non ci ho messo la sigla, ma mi premurerò di mettercela la sigla, ovviamente. E va montato anche questo sempre sulla basetta di dissipazione. Questa basetta che poi vi farò vedere si può usare anche solo come pilota, nel senso possiamo attaccare questi cavi qui direttamente in questa maniera qui e usare direttamente l'ingresso e l'uscita della basetta se ci limitiamo magari giusto ai 5 ampere. Se vogliamo fare un alimentatore, mettiamo da 20 ampere, dove questi transistor mettiamo che diventino 4, allora la corrente che va a scorrere nella basetta, ve la accenno perché poi magari cuocete la basetta, non va bene, sicché dovrete portare, ma insomma chi fa un alimentatore magari da 20 ampere lo dovrebbe sapere, ma insomma, potrete portare direttamente il positivo ai transistor, al collettore dei transistor, l'uscita questa la portate direttamente all'uscita e contemporaneamente la collegate qua, cioè all'uscita, qui alla boccola uscita e alla boccola ingresso, in maniera che sentono che la tensione viene sentita lo stesso dal circuito e serve per la stabilizzazione, ovviamente. Se no, a cose normali fino a 5 A potete tranquillamente usare la basetta così com'è. Allora, qua per la regolazione di corrente, che succede? Qui c'è una resistenza. Ora non la vedete, ma poi ve la faccio vedere in dettaglio. Quando la corrente scorre in questa resistenza qui, praticamente abbiamo una tensione che si forma nella resistenza.
quando la tensione di questa resistenza qui raggiunge gli 0,6-0,7 volt circa, dico sempre circa perché di preciso a questo mondo non c'è nulla, diciamo circa, succede che quando questo punto diventa più positivo di questo, di circa 0,6-0,7 volt, questo transistor conduce. Quando questo transistor conduce, butta a 0 o quasi 0 questo punto qui, diciamo che in realtà lo butta a circa 0,6 volt, sicché alla fine, se questo punto va a 0, è come aver messo questo potenziometro completamente a massa, e sicché la tensione sull'uscita andrà a 0 o prossima allo 0. Ora vi faccio vedere un attimino, ho detto un attimino, vi faccio vedere lo schema in dettaglio su quello che si può fare con questa resistenza R4. Allora, vediamo se riesco a spiegarvi come calcolare il valore di quella resistenza lì. Allora, qui vedete, si scende, qui ci sono le boccole dove andrà collegata la resistenza, che la possiamo mettere anche lontana dal circuito o vicina. Se la resistenza la andate a mettere lontana dai morsetti del circuito stampato, ricordatevi che i fili che userete, che devono essere di sezione adeguata, contribuiranno anche loro al valore della resistenza stessa, e sicché se mettete una resistenza, mettiamo da 0 a 1 ohm, alla fine, se i fili sono anche troppo lunghi e magari sono anche troppo fini di diametro, alla fine questa resistenza magari è come se fosse 0,15, 0,12, e sicché interverrà prima la protezione. Allora, la resistenza, se noi montiamo una resistenza da 0 a 1 ohm, quando scorrerà una corrente di 6 ampere, avremo, diciamo, 0,6 volt sulla resistenza, e sicché interverrà, diciamo, la protezione. Sopra è chiaramente calcolata perché intervenga un pochino sopra i 5 ampere, perché se no, fra la tolleranza magari della resistenza e altre cose, ci sta che intervenga prima dei 5 ampere che vogliamo, diciamo, in questo caso, sicché la resistenza è stata montata da 0 ohm. Se abbiamo correnti più alte, magari in caso di cortocircuito, ovviamente la tensione sarà ben più alta di 0,6 volt, e ovviamente il circuito comunque interviene e siamo, diciamo, a posto. Per calcolare la resistenza la formula è quella classica della legge di Ohm, che è questa, sicché se volete altri, diciamo, valori, farla intervenire ad altri valori di corrente, ve la calcolate. Se scendiamo, vi faccio vedere una cosa, si potrebbe anche, se uno volesse, usare un commutatorino disegnato molto rozzamente come è qua, con più di una resistenza. Ovviamente il commutatore deve reggere la corrente che andiamo a prelevare, perché se mettiamo un commutatore da 100 mA e ci vogliamo prelevare 5 A, fuma subito. Sicché in questo caso ho messo dei valori arrotondati. Se mettiamo per esempio 3 resistenze, una da 0 a 1 ohm interverrà appunto a 5-6 A. Se mettiamo una resistenza da 0,47 ohm a circa 1 ampere interverrà. Se commutiamo, qui in realtà mi pare sia 1 ampere e 2 o roba del genere, ma insomma diciamo a circa 1 ampere, diamogli un po' di tolleranza. E la stessa cosa se mettiamo una resistenza da 0,27 ohm a circa 2 ampere interverrà la protezione. Sicché se mettiamo queste 3 resistenze con il commutatore e questi fili qui li portiamo qua, uno qui e uno lì, avremo anche la possibilità di scegliere diversi valori, diciamo, di intervento della protezione in corrente. Allora passiamo un attimo a dare un'occhiata a come vanno collegati. Ho fatto questo, vediamo di rimpicciolire.
ho fatto questo esempio qui, diciamo, di montaggio. Qui c'è la basettina, questa qui celeste, diciamo, è la piastra di dissipazione. Qui sotto i transistor ci dovete mettere delle miche per isolare. Questa è la resistenza da 560 ohm che vi avevo fatto vedere. Vediamo se si vede meglio. E queste qui sono le due resistenze, diciamo, in serie agli emettitori. Qua c'è la schedina, non ho collegato tutto, ho fatto vedere solo come, diciamo, si collega sulla piastra fra di loro i transistor e quali sono poi i fili che vengono alla basettina. Ovviamente anche il meno va collegato al meno da questa parte, quest'altra parte lo stesso il meno va collegato al meno, quello è, diciamo, è logico, anche se qui non c'è. Qua ci andrà l'interruttore nel caso che mettiamo il trasformatore con la presa centrale. Qua ci va il potenziometro, che se non c'è la presa centrale deve essere da 5000 ohm, e qua ai capi di questa boccola ci va ai capi di questa morsettiera ci va la resistenza, quella R4, che è quella che fa la protezione in corrente. Ovviamente io qui ci ho messo le, come si dice, le morsettiere, ma i fili ci si possano anche saldare direttamente. Sicché questo, diciamo, è quanto, e io passerei a vedere, diciamo, una volta visto lo schema elettrico, spero di non essermi scordato nulla, passerei a vedere un attimino di pratica. Allora, questi sono i componenti da montare, questa è la basettina, poi ci sono altri componenti che vanno montati esterni, ma quello si vedrà dopo. Allora vi inquadro la basettina un attimo. Sul circuito stampato ci sono serigrafati il numero dei componenti e che fate riferimento allo schema elettrico. Ora io vi faccio vedere un attimino come si assemblano, ovviamente un assemblaggio da hobbista, perché quando si deve montare più schede ci vuole di camminare di più. Comunque, allora, possiamo usare un accessorietto così, questo qui che torna bene e che possiamo alloggiare la basettina messa dalla parte giusta in questa maniera qui. Una volta montati i componenti, questo si gira e, diciamo, torna comodo. Per quanto riguarda i componenti da montare, non c'è una logica vera e propria su quello che si va a montare, però io vi consiglio di montare per prima le resistenze. Montate tutte le resistenze, le saldate e poi passate agli altri componenti. Le resistenze classiche, quelle con la tolleranza al 5%, si riconoscono bene perché i colori sono ben definiti. Le resistenze, quelle con tolleranza anche che si trovano ora a 1%, che sono queste, se non siete sicuri del valore, misuratele col tester per non sbagliare. È meglio fare una misurazione prima che dover rismontare il circuito. Ora io monto qualche resistenza e vi faccio vedere come si salda. Non vi faccio vedere tutto il procedimento perché diventa veramente noioso. Allora, i componenti li ho montati e se volete fare un lavoro fatto benino, piegatele, diciamo, le gambine a modino e potete mettere, diciamo, tutte le resistenze montate per il solito verso, con le fasce dei colori messe dalla stessa parte, che, diciamo, è più carino a vedersi. Ho già montato anche il diodo e i due condensatori. E il fatto che vi avevo detto di montare prima le resistenze, ora qui c'è poca roba, ho montato anche il diodo e i condensatori, però potrebbe far comodo perché uno quando arriva che ha montato le resistenze, se sono tante, dà un'occhiata intanto sul banco e sullo stampato di averle montate tutte, averle montate dalla parte giusta. Ripeto, è un montaggio da hobbista. Chi, diciamo, deve camminare fa diversamente, monta tutto e poi salda. E ora lo saldiamo un attimino, vi faccio vedere un paio di saldature e poi proseguo e ve lo faccio vedere finito.
Io non uso flussante, perlomeno dove proprio non è necessario. Il saldatore è ancora un pochino freddo, purtroppo sono lontano e vedo male quello che faccio. Ecco, comunque il procedimento è questo. Ora me lo avvicino per vederci meglio e poi ve lo faccio vedere saldato. Una volta saldato si può con un tronchesino rimuovere tutti i terminalini. Alla fine, essendo un circuito a doppia faccia, vi accorgerete, diciamo, che le saldature sono state fatte bene, perché dall'altra parte praticamente la saldatura passa e dovrete vedere la saldatura anche da questa parte. Ora monto i condensatori, monto i componenti, gli altri componenti, e poi si prosegue un attimino. Mi raccomando, i condensatori elettrolitici hanno una polarità. Vedete, qui c'è scritto più, qui c'è scritto, c'è la riga bianca che è il meno, e la stessa cosa è, vediamo se si vede sul condensatore, la fascia di solito è il meno, sicché quando lo inserite dovete mettere la fascia bianca insieme con la fascia bianca del circuito stampato. Il montaggio è completato. Una cosa carina di non usare il flussante è che praticamente non impastate tutto il circuito stampato. Volendo si può anche evitare di pulirlo con l'alcol isopropilico. Io lo pulirò un attimino, ma è veramente, diciamo, c'è qualche punto proprio del disossidante dello stagno stesso intorno alla saldatura. Ho montato tutto, non ho montato questo trimmer qui, che come vi avevo fatto vedere dallo schema serve solamente se uno non monta il potenziometro, perché magari fa un alimentatore con questa scheda ma non gli interessa che sia regolabile, cioè lo tara il trimmer e la tensione poi rimane lì. E non ho montato il morsettino per l'interruttore S2, che servirebbe per la commutazione se uno usa un trasformatore, diciamo, con due secondari. In questo caso non serve perché il nostro trasformatore ha un secondario solo. E poi ovviamente, anche se qui c'è ingresso e uscita, come vi avevo accennato, questa scheda serve solo da pilotaggio, ma la potenza poi viene fatta, diciamo, esternamente, in maniera che non ho dovuto fare piste enormi e non passa corrente attraverso il circuito stampato, che poi a lungo se lo cuoce. E poi in questa maniera sarà anche più efficace come stabilizzazione, perché alla fine l'uscita la andrà proprio a leggere sull'uscita dell'alimentatore stesso e la stabilizzazione sarà più efficace. Sto facendo le prove per disporre i componenti sulla basetta di dissipazione. Da questa parte qua, ora avvicino, ci sono le resistenze, quelle che andranno sull'emettitore, e piano piano ora la foro e ci monterò i componenti. E il termostato l'ho montato dall'altra parte, è questo, in maniera che quando si accenderà la ventola che viene posta dal sotto non senta subito la temperatura, ma la senta all'ultimo. Praticamente è in alto, sicché la prima cosa che sente è la temperatura quando è calda, diciamo, e l'ultima quando è fredda, che raffredderà meno in questo punto qui e non viene colpito dal vento della ventola. Sto facendo delle prove con l'alimentatore lineare. Il banco di test, lo so, non si può vedere. Questa è la schedina di comando che, diciamo, comanda il finale. Poi sulla basetta di dissipazione c'è montato i transistor, il pilota, il ponte dei diodi e anche la resistenza di shunt per la corrente. Quello nero che vedete dietro il termometro è un tester usato come termometro, è il trasformatore da 24 volt che avete già visto.
sta uscendo dal trasformatore circa 34 volte, perché il trasformatore è 24 volte, diciamo se la tensione di rete è un pochino più alta magari ne dà 25, anche 26, dipende dalla tensione di rete che sbalza, e se moltiplicate la tensione d'uscita per 1,41 per via che c'è ponte di diodi e condensatore, il conto è presto fatto. Sicché terremo sott'occhio sia la temperatura, che si deve accendere, quello è il carico elettronico, dove si potrà vedere la tensione di uscita e si potrà vedere l'amperaggio che andiamo a impostare. La tensione di uscita arriva circa a 30 volt, chiaramente a vuoto, 32 volt a vuoto, e scende, vedete, fino a 1 volt e 2 circa. Questa resistenza qui che vedete montata sulla piastra di dissipazione sarebbe la resistenza, diciamo, di shunt, che fa intervenire la protezione in corrente, che teoricamente poi varia anche ovviamente dalla tolleranza della resistenza, dovrebbe intervenire sopra i 5 A, e che però, dato che abbiamo i fili un pochino più lunghi per questa prova, ovviamente i fili che vanno alla scheda sono lunghi, ovviamente, perché partono di là, poi verranno scorciati nella scatola, sicché anche quelli faranno parte della resistenza di shunt, e sicché qui interviene la protezione poco sopra i 4 A, come ora vi faccio vedere. Allora, io direi intanto una cosa, direi noi partiamo con una tensione di sottocarico, un attimino l'accendo, sottocarico di circa 29 volt, facciamo conto 30 per essere diciamo larghi. Proviamo ad avere un assorbimento di circa 4 A, sicché se noi togliamo dai 30 volt meno 12 sono 18 volt che cascheranno sui transistor per 4, in questo momento dissiperemo 72 watt. Ora accendo il carico e così si vede anche che interviene, diciamo, la ventola per raffreddare, c'è un termostato. Allora ora non stiamo assorbendo niente, il carico è impostato su 4 A. Se io accendo il carico stiamo assorbendo 4 A, perché 3,998 diciamo 4 A. Guardiamo quando interviene la ventola, vedete siamo circa a 30 volt come vi avevo detto. Ora la temperatura è di 35-36, sta salendo, e lo lascio un attimino così, lo faccio andare, e quando si arriva al punto che parte vediamo che temperatura abbiamo raggiunto. Qua non so se si vedrà, ci ho messo un piccolo LED che dirà che si è accesa la ventola in questo punto qui, perché qua poi lo tapperò con un pezzettino di plexiglass e quando parte la ventola si illuminerà e dirà che è partita la ventola. Vedete che sta salendo la temperatura. Ora sto zitto e ci vediamo, diciamo, quando è salita. Sono passati una decina di minuti, la temperatura è salita, sposto l'inquadratura, si dovrebbe vedere accendere il LED e sentire partire la ventola. Circa 60 gradi. Il LED è qua, si dovrebbe vedere, ecco è partito. Non si vede niente di qua, però se vedete con la ventola la temperatura sta scendendo, e comunque sia ora la piastra è capovolta e il termostato è dall'altra parte, sicché a cose normali farebbe prima. La lascio andare, avvicino un attimo l'inquadratura, vi faccio vedere dov'è il LED. Il LED è montato in quel punto lì, si vede non troppo bene ora, però quando ci sarà il pezzettino di plexiglass davanti, dal frontale dello strumento si vedrà piuttosto bene che parte, diciamo, la ventola.
Ora fra un pochino si dovrebbe spengere. Si è spenta la ventola e si è spento ovviamente anche il LED, e la temperatura, ve la faccio vedere, è scesa a 37 gradi. Io ripeterei la prova prelevando 5 volt. Regolo la tensione a circa 5 volt, ecco, diciamo circa 5 volt, sicché da 30 sono 25 volt che vanno a cadere sui transistor e sono per 4 ampere sono circa 100 watt che andranno a dissipare i transistor. Vediamo se la ventola quando parte ce la fa raffreddare lo stesso. Accendo, come vedete la tensione è calata praticamente di niente. Presto partirà la ventola che parte intorno ai 60 gradi. Partita la ventola, vediamo se la temperatura inizia a scendere. Stiamo dissipando 100 watt dai transistor. Ovviamente c'è anche il ponte di diodi che dissipa e genera calore, sempre sulla stessa aletta. Come vedete la temperatura sta scendendo, sicché possiamo, diciamo, lavorare in sicurezza. Vediamo se arriva a far spengere la ventola, se il termostato scatta. La ventola è staccata e ha riportato la temperatura a circa 40 gradi, sicché si può lavorare tranquillamente in sicurezza, diciamo a potenza massima anche a 5 volte. Vedete ora con la ventola staccata sta piano piano risalendo e via. Ora facciamo una prova di cortocircuito. Allora testiamo la protezione in corrente. Praticamente ho impostato il carico elettronico su 10 A, è come se fosse un cortocircuito, e vediamo se la protezione in corrente a quanti ampere si ferma invece di arrivare a 10 A. Con i fili lunghi, perché sennò dovrebbe superare leggermente 5 A, la protezione interviene a 4,6 A e la tensione ovviamente scende a 0,2 volt, e questo protegge il nostro circuito e anche il nostro alimentatore. Questa invece è la parte superiore della scatola. Questo è il foro per i fili del dissipatore. Questa andrà messa così, ovviamente no, senza quest'aria, andrà fissata in quella maniera. Qui sotto, fissata dal sotto, andrà la ventola che soffierà l'aria sul dissipatore quando scalda. L'alimentatore ora è montato, il cablaggio è un pochino spartano, ora ve lo faccio vedere nel dettaglio, e comunque vedrete che è funzionante. Qui c'è la piastra di dissipazione con i transistor sotto, la ventola che raffredda i transistor comandata dal termostato. Vi faccio vedere il modulo. Il modulino è montato, la potenza non passa direttamente da dentro il modulo, ma va alle boccole, va ai transistor, va, come vi avevo spiegato un attimino nello schema. Il modulo messo in questa maniera sente la corrente, comanda la tensione, ma ovviamente le piste non sono sufficienti per in questo caso, che è 5 A, sarebbero anche sufficienti, ma siccome lo possiamo usare per anche 10 A, 15 A, 20 A comunque, montando transistor ovviamente più grossi e compagnia cantante, e il modulo in questa maniera montato così sente sia la corrente e regola la tensione senza che ci passi della potenza nel mezzo. Ho fatto un piccolo modulino che alimenta il voltmetro, che va a 12 volt, sicché così lo alimenta direttamente. Accanto c'è un bel condensatore da 10.000 microfarad, il trasformatore toroidale. Qua abbiamo il voltmetro amperometro. Vi ricordo che nel volmetri amperometri, questi qui che vendono di questa serie, ci sono due trimmer di regolazione, uno per il voltaggio, uno per l'amperometro, in maniera da poterli tarare
Un'altra cosa, qui abbiamo due cavi, uno rosso e uno nero, ovviamente non vanno messi in parallelo alle boccole d'uscita ma è in serie, e di solito questi moduli qui di produzione cinese vanno messi sul negativo, sicché si entra con il negativo che dovrebbe andare alla boccola al filo nero e poi con il filo rosso si rivà alla boccola del negativo. I fili sono di questo colore e bisogna ovviamente prenderli così. Questi due potenziometri sono per la regolazione del voltaggio, questo fa la parte grossa, diciamo, e questo qui fa il voltaggio fine. Si potrebbe usare un trimmer multigiro, ma ho preferito questa soluzione che comunque è più economica e funziona lo stesso. Qua ci sono le boccole di uscita con il suo condensatore da 100.000 che va messo all'uscita direttamente, e da quest'altra parte c'è il suo interruttore, dove qui in fondo ci ho lasciato una leggera fessurina e ci ho messo un LED da quest'altra parte, rimane qui sotto praticamente, e questo pezzettino di plexiglass fa da diffusore e si illuminerà quando è acceso una finestrina rossa sotto all'interruttore. Questo è il pannellino anteriore, molto semplice, e ora direi di chiuderlo e lo proviamo assieme dopo. Siamo arrivati al momento del collaudo, che per qualcuno è bello e per qualcun altro invece, diciamo, è una pallosità tremenda. Comunque il collaudo sulle apparecchiature che andiamo a costruire o sulle apparecchiature riparate va per forza fatto, se no non sappiamo se quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene o l'abbiamo fatto male. Allora, per quanto riguarda il collaudo, questo ovviamente è l'alimentatore che ho chiuso nella sua scatolina e eccolo lì, diciamo, pronto per essere messo alla gogna. Questo qui è un altro carico fittizio che vi avevo fatto vedere in un altro video. La scatolina, se potete vedere, è, voglio dire, la stessa alla fine, e useremo questo carico qui per testare l'alimentatore, vedere se interviene alla corrente, diciamo, di cortocircuito, e se poi questo qui scalda, e per vedere questo c'è appunto questo termometro qui, in maniera che monitora, non so se qual è la dizione precisa, quello che stiamo facendo. Proseguiamo un attimino, iniziamo ad attaccare subito il carico. Prima di attaccare il carico parliamo un attimino di quanto, diciamo, andremo a impegnare il nostro alimentatore, perché ovviamente non conta solamente gli ampere che andiamo a prelevare, ma anche la tensione che andiamo a prelevare, perché ovviamente la tensione che non andiamo a prelevare verrà dissipata dai transistor. Allora, il trasformatore che c'è qui dentro, diciamo, è da 24 volt e con il ponte di diodi e il condensatore eccetera eccetera va moltiplicato per 1,41 questo valore qui, sicché otteniamo circa 33,80 volt. Allora, sotto carico ovviamente scende questa tensione qui, non è che rimane costante a 33 volt. Facciamo un esempio di 30 volt. Prendiamo 30 volt come tensione di media per avere un valore, diciamo, di riferimento. Allora, se io dovessi prelevare 24 volt dall'alimentatore a 5 ampere, praticamente me ne casca 6 sui transistor, e sicché la dissipazione di questa piastra, della piastra dell'alimentatore, sarebbe, diciamo, di 30 watt. Quello che andrebbero a dissipare i transistor sarebbero 30 watt, che ovviamente diviso 2 sono 15 watt a transistor, sicché, diciamo, non c'è assolutamente nessun problema. A 18 volt andremo a dissipare 60 watt, sicché 30 watt a transistor, e si comincia un attimino a sentire, mentre a 12 volt, siccome sui transistor ne cala praticamente 18, ne rimangono 18 sui transistor, per 5 sono 90 watt, 45 watt a transistor, e quello si comincia a sentire. E è lì, diciamo, che faremo la prova, perché a 24 e a 18 volt scalda veramente poco, e prima che intervenga la ventola, ammesso che per esempio a 24 volt mai intervenga,
ci restiamo qui e perdiamo un sacco di tempo, diventa noioso. Che faremo la prova a 12 volt, che lui diciamo dissipa 90 watt, 45 watt a transistor, e guardiamo come si comporta, se riesce a raffreddare, se rimane costante la temperatura quando interviene la ventola o se aumenta. Faremo anche una prova, però non so se farò una prova a 5 ampere o magari 4, 3,5, vediamo un attimino, a 5 volt, perché a 5 volt ne rimane praticamente 25 dissipati dai transistor, e 25 per 5, se non mi sbaglio, fa 125 watt, e sono più di 60 watt a transistor, che non sono pochi, perché un attimo non facciamo questo sbaglio. È vero che ogni transistor magari può dissipare 120 watt, 110, non mi ricordo ora i tip 35 quanto possono dissipare, ma la potenza dissipata è data a 25 gradi. Mano a mano che sale questa temperatura, la potenza che possono dissipare il transistor scende, sicché, considerando che la ventola interviene a circa 50-55 gradi, la potenza che andranno a dissipare i transistor sarà minore, e poi ci vorrebbe una vasetta di dissipazione molto più grande. Sicché diciamo che facciamo la prova, ma magari per poco tempo. 5 ampere a 5 volte, diciamo, l'alimentatore li eroga tranquillamente, ma col cervello, diciamo, ecco, in grano salis o qualcosa del genere, come si dice, perché se ci si lascia veramente tanto tempo si rischia di fare dei danni. Sicché proseguiamo con le prove, vediamo quello che succede. Allora, ora andiamo a collegare il carico fittizio, che poi collegheremo con l'alimentatore. Come vedete, questo carico fittizio qui ha praticamente 4 boccole invece che 2 come tanti carichi fittizi. Perché questo? Perché 2 sono il carico vero e proprio, queste 2 più piccole sono il sensore del voltmetro. Perché? Perché il filo, ovviamente, che sia lungo 1 metro, 50 centimetri o quello che è, introduce una certa caduta di tensione con l'assorbimento, specialmente se alto. Allora, se noi andiamo invece a prelevare con il voltmetro interno direttamente ai capi dell'alimentatore, la tensione che andremo a leggere sarà quella giusta. Colleghiamo l'alimentatore. Per collegarlo tolgo queste 2 boccoline qui, così lo collego qui direttamente, e ci posso mettere i cavettini che mi vanno al sensore della corrente, al sensore della tensione, scusate. Accendiamo un attimino il carico fittizio. Purtroppo sentirete un po' di ronzio, perché ci sono le ventole che rompono un po' le scatole, sicché dovete sopportare un attimino anche questo rumorino qui. Impostiamo, se non è già impostato, impostiamo il carico su 5 ampere. Ora siamo su 5 ampere, si dovrebbe vedere, e andiamo all'alimentatore. La temperatura che vedete qui è la temperatura dei MOSFET del carico, così la posso monitorare. Quando ho fatto il carico ho detto mettiamoci anche il termometro, che ci fa sempre comodo. Allora, questo è il nostro alimentatore, la accendiamo. Avete visto, si è accesa la spiettina sotto che vi avevo detto, sotto all'interruttore. Vedo dalla telecamera che ballano i display, in realtà non ballano i display, siccome ovviamente chi lo sa, chi non lo sa, sono multiplexer questi qui, e interferiscono con la frequenza, diciamo, di ripresa della videocamera, sicché se si vedono ballare non è che ballano, è colpa della telecamera, ovviamente. Ora io inquadrerò il voltmetro, così avete un'idea, diciamo, di quello che faccio. Accanto ve lo inquadro, vediamo se riesco senza spostare altro. Eccolo qua, c'è il termometro. In questo momento la temperatura della piastra di dissipazione è a 20 gradi. Questa grigliettina qui si illuminerà quando si accende la ventola. L'alimentatore, ci sono le 2 monopoline, questa è quella grossa, diciamo, qui si arriva a 31 volt, io però ci ho scritto
25 volte, perché quando è sotto carico ovviamente a 30 volte non ci arriva. Con piccoli carichi si può arrivare tranquillamente a 30 volte. Questa fa il grosso, praticamente la tensione grossa, e con questa qui possiamo regolare più finemente la tensione. La mettiamo a 12 volt come ora, ecco, così spostando la videocamera riesco a inquadrare anche il termometro, così vi faccio vedere prima uno poi l'altro. Ovviamente non vi faccio aspettare tutto il tempo che scalda e che fa le cose, perché poi va annoiate. Magari fermo la ripresa e la riprendo, ovviamente inizio a riprendere quando ci avviciniamo alla temperatura che partirà, la ventola. Allora accendiamo, ovviamente a il carico massimo c'è una leggera caduta di tensione che a cose normali fino a 4 ampere, roba del genere, non c'è. Questa caduta di tensione è perché ci stiamo avvicinando alla soglia che interviene la protezione, sicché è normale che ci sia. Comunque sono 12 volt, per ora siamo a 27 gradi. Allora si è detto a 12, vediamo se inquadra tutte e due. Sì, ce la faccio a inquadrare tutte e due, così vedete sia lo strumentino dell'alimentatore che la temperatura. Diciamo siamo a 12 volt, sta dissipando la piastra sopra, questa piastra qui con i transistor, il ponte di diodi e tutto, diciamo i transistor su quella piastra lì stanno dissipando 90 watt, 45 watt a transistor. Vedete comunque che sta salendo, ma piano piano. Io prendo il tempo con l'orologio, fermo un attimino il video perché diventa una cosa veramente noiosa, se no lo riprendo quando la temperatura è vicina a salire. Però come vedete sale piano piano piano. Sono passati circa 12 minuti, la temperatura si sta avvicinando a quella in cui partirà la ventola. Quando partirà la ventola, quello che dobbiamo vedere è se la temperatura continua ad aumentare alla potenza massima. Vi ricordo siamo a 5 ampere, la potenza massima per cui abbiamo progettato, è partito. Vedete se è acceso questa finestrella qui, diciamo, non si vede molto bene con la telecamera, è rossa, è abbastanza rosso viva. Quando si fa queste prove qui bisogna vedere se la temperatura tende a scendere. Se la temperatura tende a scendere, diciamo abbiamo fatto un buon lavoro anche come dissipazione. Se la temperatura tendesse a salire, vuol dire che il dissipatore e la ventola non sono sufficienti e bisogna starci, diciamo, molto attenti. Però qui mi sembra che tenda a scendere, anche se lentamente. L'importante comunque è che non aumenti, perché se qui abbiamo 53 gradi che leggiamo sulla piastra, probabilmente i transistor sono a temperatura, il corpo dei transistor è a temperatura un pochino più elevata e la giunzione dentro ancora più elevata, e sappiamo che all'incirca intorno a 100 gradi la giunzione salta. Poi c'è qualcuno, se vogliamo vedere il pelo nell'uovo, qualcuno che salta anche a temperature più alte, sicché non dobbiamo mai avvicinarsi a quella temperatura della giunzione, e la temperatura della giunzione ovviamente è più alta di quella che andiamo a misurare sulla piastra di dissipazione. Comunque sta scendendo, comunque diciamo è scesa, perché la ventola parte intorno a 55 gradi, ora siamo intorno a 49 gradi, una piastra intorno a 50 gradi è diciamo più che tranquilla, il transistor non soffre. Comunque sia, siamo alla potenza massima. Io ora spengo un attimino la telecamera, aspetto qualche minuto e vediamo se scende bene, e se non scende ovviamente vuol dire che rimane qui, però sta tendendo a scendere. Ovviamente non barerò perché c'è sempre qualche malpensante. Sono passati altri 10 minuti e la temperatura più o meno si è assestata a 45 gradi, sicché diciamo che a potenza massima l'alimentatore sta lavorando bene, non ci sono surriscaldamenti. Ovviamente vi ricordo che qualsiasi apparecchio nato per una data potenza, se lo usiamo a potenza massima, ovviamente
non ha una durata eterna, perché per potenza massima un apparecchio normale si intende una potenza massima, non una potenza che uno può ottenere H24. Comunque facciamo una cosa, caliamo un attimino a 4 A, vediamo se a 4 A la temperatura, anche se sta tendendo a scendere, se a 4 A la temperatura inizia a scendere velocemente, se no proviamo a 3 A. Siamo a 4 A, vediamo cosa succede. Sono passati 5 minuti, la temperatura più o meno si è stabilizzata intorno a 42 gradi, tende piano piano a scendere, però prima di staccare la ventola, che se non mi sbaglio stacca intorno a 35 gradi o giù di lì, ci vorrà un attimino di tempo. Proviamo ora un attimino a 5 volt, che se detto a 5 volt con 5 A dissipa 125 watt, e vediamo se riesce a contrastare la temperatura o se continua a salire. Ho messo 5 A e scendo come tensione a 5 volt. Vedrete che ovviamente con la dissipazione che c'è sale piuttosto più velocemente la temperatura. Ovviamente questo è normale, sta dissipando 125 watt qui sopra, è quasi una bistecchiera, per dire, non come temperatura ma come dissipazione. Siamo vicini a quando partirà la ventola, vediamo se la temperatura dopo scende o sale. Partita la ventola, siamo a 58 gradi, vediamo se tende ancora a salire o se tende a scendere. Per usarlo in tutta tranquillità bisognerebbe che la temperatura scendesse intorno a 50 gradi, se no vuol dire che 5 volte a 5 A sono un po' tanti a servizio, diciamo, a lungo termine. La temperatura non sale ma non scende neanche più di tanto, diciamo siamo intorno a 55 gradi. Ora a me non servono mai 5 A a 5 volt. Diciamo che questo trasformatore ha anche una presa a 12 volt, fa 12-24, io ho usato solo quella del 24. Volendo uno potrebbe aggiungere un commutatorino qui davanti, come anche da progetto dello schema, e per quando va a lavorare con 5 A a 5 volt usa la sezione a 12 volt del trasformatore, in maniera che la dissipazione è veramente inferiore e non ci sarebbe nessun problema. Proviamo un attimino a mettere 4 A. Se inizia a scendere, diciamo, siamo a posto. A 4 A la temperatura, diciamo, tende a scendere, sicché siamo intorno a 50 gradi, si può lavorare in tutta tranquillità, diciamo, anche per lungo tempo. Vi volevo far vedere la stabilità in tensione dell'alimentatore. Ora siamo a 15 volt, se io metto un carico di 4 A rimane a 15 volt, sicché, diciamo, la stabilità è molto buona. Io misurerei un attimino il ripple, il residuo di alternata, e vediamo quanto ce n'è poco. Il problema è che qui ci sono un sacco di disturbi e si vede veramente male. Allora, ora ho spento, diciamo, le luci, ho lasciato solo una luce perché le luci ovviamente sono ormai a LED e hanno gli alimentatori switching che danno problemi. Ormai siamo pieni di disturbi, vedete che comunque sia c'è dei disturbi lo stesso. Un altro problema è come si accende un alimentatore switching qualsiasi. Ora vi faccio vedere, se io accendo l'alimentatore, cioè se alimento semplicemente il carico fittizio lasciandolo spento, guardate che succede all'oscilloscopio. Ecco fatto, e il carico fittizio, ho alimentato semplicemente, ho attaccato l'alimentatore del carico fittizio e vi faccio vedere, è tutto spento. Carico fittizio spento e alimentatore spento pure lui, sicché faremo la prova, come si dice ai santi vecchi, useremo una lampadina a incandescenza.
in maniera che non ci siano problemi dovuti, diciamo, a apparecchiature switching. Allora useremo una normale lampadina da auto, praticamente una lampadina fari da auto. Come vedete, con le luci accese un po' di disturbi ci sono già, ma sono disturbi comunque a alta frequenza, non sono disturbi di bassa frequenza. Comunque c'è già, cioè non sono disturbi a 50 Hz questi qui. Siamo con l'oscilloscopio a 5 mV per quadretto, sicché un quadrettino di questi sono 5 mV. Da qui a qui sono 5 mV. Ora collego la lampadina e accendiamo l'alimentatore. Accendo l'alimentatore, vedrete un guizzo ovviamente. Ora sto assorbendo circa 2 A,3 perché ovviamente la tensione è più bassa. Aumento un po' la tensione in maniera che ovviamente aumenta anche l'assorbimento. Ora sto assorbendo circa 4 A, come vedete praticamente siamo sempre nei 5 mV. La porto a 5 A, al massimo praticamente, e come vedete ora siamo a 5 A e il residuo d'alternata, che ora si vede bene, sono 6-7 mV al massimo. Questo a corrente massima, cioè proprio al massimo. Se noi andiamo a prelevare, ora scendo, tipo ora che sono 4 A, proviamo anche 4,5, si rientra nei 5 mV, che è più che buono. Ora lo spengo un attimo perché se no, ecco, lo spengo. E traiamo insieme comunque le conclusioni di questo alimentatore. Allora, le conclusioni su questo alimentatore qui. L'alimentatore è un alimentatore che io ne ho realizzato diverse versioni nel corso degli anni, si chiama alimentatore funzionante. Il progetto è semplice, lo potete realizzare tutti, ha una buona potenza perché 5 A non sono male, niente a che vedere con gli alimentatori switching che erogano anche 20-30 A, ma considerando che l'alimentatore che uso più io in laboratorio è un Elind da 1,5 A, diciamo 5 A sono più che sufficienti. Ve lo dice uno che insomma un pochino in laboratorio c'è stato, senza volersi gassare, ma insomma sono più di 40 anni che sono in laboratorio. E fra parentesi, chi li volesse, ho i circuiti stampati, le può chiedere, ogni circuito stampato si fa 2 alimentatori. E un'altra cosa, sul sito di PCBWay non l'ho mai fatto, sicché non so come si fare, spero di riuscirci. Se riesco, diciamo, metto il progetto in maniera che chi non volesse, diciamo, circuiti stampati e vuole farseli realizzare direttamente, credo che in quella maniera possa ordinarli direttamente a PCBWay. Non sono sicuro al 100%, però cercherò di metterlo, cercherò di farlo, e trovate ovviamente il link in descrizione. Se qualcuno invece gli interessa gli stampati, basta che me lo chieda per email. Se a qualcuno, fra parentesi, visto che io di alimentatori ce n'ho da benedire e santificare, si dice in Toscana, se gli interessasse questo prototipo di alimentatore che vi ho fatto vedere, anche quello mi scrive per email e se ci troviamo d'accordo glielo do volentieri, che se no tanto finisce su uno scaffale. Allora, il video è finito, io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, ovviamente iscrivetevi al canale Birbanti, chi non l'ha fatto, perché non vi iscrivete al canale, guardate, diciamo, senza iscrivervi e non vi costa niente. Chi volesse si può iscrivere anche al Patreon, non è che mi fa schifo se lo fa, in maniera che così dà un aiuto al canale, oppure le stesse cose, donazioni PayPal o quello che uno vuole, tutto quello che o inviate del materiale che non vi serve eventualmente, tutto quello, diciamo, che potete, per me è utile, diciamo, per il canale è utile più che per me. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!